Ah, che bello! Avevo proprio voglia di tornare a camminare in montagna. È praticamente un mese e mezzo che non faccio trekking. L'ultimo trekking che ho fatto è stato in Argentina, in Patagonia. E oltretutto lì era autunno, quindi sto facendo questo switch totale da una stagione all'altra completamente opposta. Perché qui abbiamo l'estate che sta iniziando ad esplodere, abbiamo ancora primavera, quindi guardate, larici con foglioline tenere. Un clima oggi abbastanza caldo ma ancora gradevole e questo verde brillante dappertutto. Sono arrivato alla piana di Vigezzo, quindi sono salito con gli impianti oggi e andrò a percorrere un bel giro di 24 km abbondanti e 1800 metri di dislivello, 2 giorni con notte in bivacco, in una zona che io definirei di frontiera, una zona secondo me molto molto bella. Dalla Val Vigezzo si va verso la Valle Isorno, è una zona che mi ero promesso di tornare a visitare ed esplorare. Ho ancora tanti itinerari, tra cui la Valle Cannobina da esplorare, quindi questa è solo una delle gite che voglio fare. Prima di entrare nel cuore di questa escursione che vi voglio presentare brevemente con mappa alla mano, concedetemi 4 minuti scarsi per presentare lo sponsor di questo video. Questo video è sponsorizzato da Ulefone ed in particolare da Ulefone Armor 28 Ultra, versione termo. Quando parliamo di rugged smartphone siamo abituati a pensare a dei telefoni che sono resistentissimi alle cadute, all'immersione, agli agenti atmosferici, alle basse ed alte temperature, alla polvere. È questo che l'abbiamo assimilato. Stiamo parlando ovviamente di uno smartphone di questo tipo. Ma oltre a questo, la tecnologia ha fatto delle grandi evoluzioni riguardo al comparto tecnico che correda questi rugged smartphone. La caratteristica principale che contraddistingue questo smartphone è la termocamera. Abbiamo una termocamera ThermoView T2 da 640 x 512 pixel, estremamente sensibile, con una visione praticamente grandangolare, quindi è perfetta per termotecnici, idraulici, chi semplicemente vuole avvistare fauna selvatica. È una termocamera estremamente precisa, uno strumento professionale. Oltre a questo abbiamo la possibilità di collegare un microscopio esterno, anche questo estremamente professionale, estremamente preciso. E questi già due strumenti ci fanno capire che questo rugged smartphone non è soltanto uno smartphone da portarsi dietro e utilizzarlo senza preoccuparci troppo di danneggiarlo, perché sicuramente è indistruttibile. Ma oltre a questo abbiamo un comparto hardware veramente di alta gamma sotto tutti i fronti. Processore MediaTek Dimensity 9300 Plus, 16 GB di RAM, 1 TB di memoria, espandibile via micro SD, quindi abbiamo una memoria davvero infinita. Questo smartphone lo possiamo utilizzare anche come disco fisso potenzialmente. Abbiamo fotocamere di ogni tipo, una fotocamera principale con sensore da 1 pollice e 50 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 50 megapixel, una fotocamera frontale anche lei da 50 megapixel, batteria da 10.600 mAh che equivale praticamente a un power bank, quindi noi questo telefono lo possiamo utilizzare per l'appunto come power bank perché ha la ricarica inversa, quindi se non vogliamo usare il telefono lo possiamo portare dietro e utilizzarlo per caricare i nostri apparati. Ricarica fino a 10 watt, ha la ricarica rapidissima 120 watt tramite ricarica cablata, 50 watt se lo ricarichiamo in modalità wireless. Display AMOLED da 6,67 pollici Full HD Plus, Gorilla Glass e tutte le certificazioni di cui vi parlavo prima, quindi resistente a temperature da meno 30 a più 55, ogni tipo di connettività. Diciamo che questo smartphone ha davvero davvero tutto, non manca nulla.
Il peso è di 450 grammi, potrete utilizzarlo anche come strumento di difesa, cioè potrete lanciarlo in caso veniste attaccati da un orso, potreste lanciarglielo contro perché sicuramente è una bella mattonella. Ha anche un display posteriore touch. L'estetica dello smartphone è molto gradevole a mio parere. Vi lascio i link in descrizione, controllate sempre perché potrebbero esserci codici di sconto, offerte e cose del genere. Ma adesso continuiamo il nostro giro e andiamo a dare un'occhiata all'itinerario. Allora, eccoci qui a presentare il giro di oggi. Dunque, dove siamo? Fatemi capire. Eccoci qua. La Piana. Dalla Piana si segue un grande classico, un itinerario molto semplice che ci porta ai laghetti di Muino. Qui c'è anche un bivacco che si chiama Bivacco Emilio Greppi, a cui darò un'occhiata. Non ci sono mai stato comunque in questa zona, pensate voi. Zona frequentatissima e molto facile, non l'ho ancora mai visitata. Da qui poi proseguirò lungo il sentiero della GTA, quindi sentiero M25, passo di Fontanalba. Qua ci sono altri laghetti, Alpe Galleria, Alpe Soglio, Alpe Ragozzo a 1886 metri, quindi sarà un continuo saliscendi abbastanza morbido, non ci sono grandi dislivelli. Qua invece per arrivare al passo dell'Omo ci sarà un po' più di dislivello, 2250, e dovrei poi arrivare fino alla bocchetta di Medaro e da qui chiudere la gita di oggi al bivacco Alpe Pianezza 1880, bivacco Amodei, che non ho ancora mai visitato. Domani invece scenderò di qua dal bosco, quindi scenderò fino al bivacco Formonfracchio, credo, e da qui scenderò di nuovo giù ai laghi di Muino, oppure prenderò questa. Adesso vedrò domani in base a come mi gira. È più probabile forse che passerò dal ricovero Croso Fuori. Quali sono gli imprevisti che potrei incontrare su questo itinerario? Beh, quando salirò a 2250 metri non escludo di poter trovare dei nevai, ci sono ancora nevai, siamo a fine maggio e quindi ci sono ancora cumuli di neve su in alta quota in base alle esposizioni. È sempre un po' una sorpresa in questa stagione, quindi alcuni nevai possono mettere davvero in difficoltà. Però la cosa positiva è che ci sono tante alternative, quindi nel caso non dovessi riuscire a salire fino a quel passo, posso scendere giù al bivacco Croso Fuori, dove sono già stato 2 inverni fa. Questo qui è il bivacco Greppi, però evidentemente sono necessarie le chiavi. Certo, non avremo l'infinità degli spazi sudamericani e la natura totalmente incontaminata della Patagonia, però vi devo dire che più passano gli anni e più apprezzo le montagne dietro casa. Delle volte ci andiamo a cercare delle avventure, dei viaggi lontanissimi da casa, quando in realtà abbiamo a pochi chilometri di distanza ancora tantissimi posti da scoprire, posti davvero poco frequentati, perché alla fine la maggior parte della gente poi finisce per andare sempre nei soliti posti, sempre nei soliti periodi, e quindi c'è ancora qui tanta natura selvaggia che anzi sta crescendo per assurdo, perché quello che un tempo era pascolo oggi è diventato praticamente bosco, e quindi qui in zona, come ben saprete, sono tornati lupi, tanti lupi. Sempre in questa zona c'è anche l'unico orso della Val d'Ossola, il famoso M29, che sì, dovrebbe stare nella zona, diciamo, tra Val Grande e Val Vigezzo. Ovviamente
la regina della Val Vigezzo è lei, la Pioda di Crana, una montagna inconfondibile, iconica e bellissima, con le sue pareti ripide, lisce, grigie. Io l'ho fatta sia dalla piodata, quindi dalla parete liscia di roccia dove ci si arrampica un po' come dei gatti in libera, e poi l'ho scesa dalla via normale. Vi lascio il video in descrizione nel caso voleste dare un'occhiata. Qui in Vigezzo le montagne sono così, ci sono tante cime simili alla Pioda di Crana e questa è un po' la caratteristica della Val Vigezzo, secondo me, questa tipologia di morfologia e di inconfondibile profilo delle montagne. Solo un piccolo promemoria per facilitarvi la navigazione sul canale. Vi ricordo che il canale è organizzato in playlist. Cosa significa? Che ci sono delle sorte di capitoli. Se voi andate sotto, guardate sotto quando entrate nel canale, trovate playlist. C'è la playlist delle recensioni, c'è la playlist alpinismo e trekking, c'è la playlist baita. Quindi se a voi interessa solo un argomento potete anche selezionare una determinata playlist e scorrere tutti i video. So che ci sono tanti video belli fatti anche in passato che non sono ancora stati guardati, quindi vi consiglio di spulciare e guardare e cercare di capire cosa vi interessa e soprattutto cercare di imparare a navigare su YouTube, non soltanto per il mio canale ma in generale, perché migliorerete anche la ricerca di quello che vi interessa davvero. Sarà difficile trovare nevai importanti che mi disturberanno durante il cammino. Qua si vede che si è appena sciolta la neve, c'è l'erba gialla schiacciata, tipicamente la neve appena sciolta. E alla fine oggi sta facendo molto caldo e quindi penso che questo weekend sarà quello in cui la maggior parte della neve residua andrà a sparire sui versanti, diciamo, più soleggiati.
bivacco dove passerò la notte è lì da qualche parte. Siamo a quota 1900 metri, Alpe Galleria, questo bellissimo alpeggio che si vede ovviamente che è ancora caricato e tenuto perfettamente in ordine. Sentite questo uccellino? Si chiama Lui e si riconosce appunto per questo cinguettio che fa cif ciaf cif ciaf cif ciaf. Inconfondibile. Ecco, qua sotto vediamo la Valle Onsernone che arriva fino a Spruga, quindi siamo in Svizzera, e sotto lì più avanti ci sono i bagni di Craveggia. Aquide 2. Dubito riusciate a vederla, comunque eccola lì, si sta muovendo, marmotta. Si sono appena svegliate dal letargo, fischiano da una parte della valle all'altra. Ci sono tante marmotte in questa zona. Non riesco più a beccarlo, ma molto probabilmente si trattava di un falco pellegrino. C'era questo rapace che planava insieme a un altro, esattamente come un falco, ma era più piccolino, e adesso sono entrati dietro in quel canalone e non riesco più a vederli. Comunque, insomma, giornata di avvistamenti, c'è tanta fauna selvatica in giro, d'altronde è primavera e tutti si risvegliano. Ed eccoci arrivati al Passo dell'Omo, 2279 metri.
Guardalo lì. Camoscio? Ah, era ora. Continuavo ad osservarmi senza scappare. Questo collegamento tra il passo dell'Omo e il punto di attacco della discesa per il bivacco, devo dire, è stato abbastanza noiosetto, tutto in costa. Poi qua vabbè, ovviamente ci sono nevai. Tutto sommato è andata bene perché non ho fatto salite in mezzo a questi nevai di neve marcia. E niente, adesso spero che sia finita. Qui una pozza di scioglimento, guardate che bello. E niente, pensavo di fare prima. Sono già le 5 passate. Ah, forse finalmente si intravede il bivacco lì in fondo. Sembra in una posizione davvero molto bella. In mezzo a quell'ariceto c'è un bellissimo alpeggio ampio. Lì, guardatela. Quella è una volpe. Ah, che carina. Marmotte fischiano come se non ci fosse un domani. Proprio mi vedono come un occupatore delle loro case. Allora, il bivacco è questo qui, una posizione meravigliosa, posto stupendo. Adesso andiamo a fare un giro dentro perché secondo me è davvero molto carino. Bivacco Pietro Amodei è un bivacco ristrutturato recentemente, 2 agosto 2014, davvero un ottimo lavoro già esternamente, ma andiamo dentro. Bellissimo. Un bel tavolone in legno, gas, stufa economica, un caminetto, mobiletto con stoviglie, tavolino con sedia qui e poi c'è la parte sopra. Anche qui fatto molto bene con brande, materassi, tutto molto pulito. Bellissimo, vedo che ci sono anche le luci, quindi dovremmo avere anche la batteria. Nonostante la faticata devo dire che sto proprio bene, ma non solo fisicamente. Questo giro di oggi mi ha proprio dato delle sensazioni positive. Sarà la primavera. Ho proprio percepito il risveglio, tutti questi animali che ho visto, le marmotte, la volpe qua dietro, l'aquila, tutte le fioriture, il verde brillante che pian piano sta cominciando a spuntare, le gemme tenere dei larici, è tutto davvero bello, è proprio il principio della stagione e sono sempre i momenti più belli. A parte il primo tratto, poi non ho incontrato nessuno, come immaginavo. Qua è una zona diciamo più di frontiera, un po' più staccata, un po' più lontana. Secondo me non è molto frequentata e questo la rende ancora più affascinante. E ciliegina sulla torta, questo posto è davvero una meraviglia, è bellissimo, è un alpeggio meraviglioso. Questa non l'avevo mai vista. Questa è la toilette. Cioè, guardate un po', ricavata da un'enorme tubazione di drenaggio.
Questa volta per la prima volta mi sono preparato i miei pasti disidratati. Li ho fatti autonomamente. Vi faccio vedere un pochino cosa ho fatto. In realtà è molto semplice. Partiamo dalla colazione. Colazione ho preso avena, 100-120 grammi di avena, che sono carboidrati a lento rilascio che vanno benissimo per l'attività sportiva. Ho messo un po' di cioccolato per dare un po' di golosità. 30 grammi di proteine in polvere isolate del latte, un cucchiaio di latte in polvere e un po' di noci. Questa è una colazione perfettamente bilanciata, che poi ho messo in un sacchettino sottovuoto. Pesa poco e considerate che questo pasto qui penso che farà più di 400 calorie sicuramente. Adesso non ho fatto il calcolo preciso, ne ho portate 2 uguali nel caso avessi particolarmente fame. Poi per la cena 120 grammi di riso basmati con degli asparagi, vedete? Questi li ho essiccati io, sono asparagi, guardate poverini come perdono la loro virilità una volta essiccati, è incredibile, dell'asparago non resta praticamente nulla, neanche si dimezzano, diventano molto 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 piccoli, non resta davvero nulla. Quindi riso basmati, asparagi e un pezzo di dado, semplicissimo, che poi condisco con un po' di olio extravergine. E anche qui saremo quasi sulle poco meno di 500 calorie, no, più o meno saremo come la colazione, poco più di 400. Banana essiccata, che mette sempre gioia e felicità, un pezzo di grana padano per aggiungere un po' di calorie e poi della tartare per così un po' di proteine in più. E niente, più ovviamente ho altri snack vari per pizzicare un po' dello zenzero essiccato zuccherato che dà energia molto immediata, delle gallette al cioccolato, del cioccolato, queste cose insomma. Ovviamente sono sempre in deficit calorico, tutte le volte che vado a fare trekking resto in deficit calorico, sia quando vado anche per più giorni, ma è una cosa che, a meno che non sono uscito a far feste, quindi mi porto la bottiglia di vino, il cinghiale, magari sono anche in compagnia, tutto sommato diciamo fare un po' di dieta non guasta mai durante un trekking. L'importante è avere del cibo che sia nutriente, che dia l'energia che serve per camminare diverse ore. Mi metto qui in ginocchio prima della cena per pregare. No, per pregare voi al massimo. Vi prego, comprate il mio libro. No, è che è uscito il mio libro già da un po', Nel silenzio della baita, e ringrazio chi l'ha letto, ringrazio chi oltretutto mi ha lasciato anche una recensione o mi ha scritto un messaggio con il suo parere al riguardo della lettura, e quindi sono comunque contento e vi ringrazio. Però ecco, se mi poteste aiutare a spingerlo un po' sarebbe grandioso.
Buongiorno, vado a fare scorte d'acqua per la colazione e per la partenza. Ho dormito bene, comodo, materassi nuovi, eh, brande, temperatura ideale, quindi sono stato davvero bene. Stamattina si sente nell'aria un profumo fortissimo, sembra menta, però non vedo piante di menta attorno. In questo bivacco ci viene esplicitamente richiesta un'offerta di 10 euro, cioè proprio il cartello da versare all'associazione, ci sono le coordinate bancarie, è proprio specificato perché l'impegno finanziario per la costruzione e la risistemazione di questo bivacco è stato ovviamente elevato. Vedo che da questa parte c'è anche la cassettina che all'inizio non avevo notato, è qua vicino alla porta. Io avevo portato giusto 10 euro che erano quelli che pensavo già di lasciare di mio. Quindi mi raccomando, cerchiamo sempre di lasciare l'offerta nei bivacchi. Questo poi, vabbè, ripeto, è particolarmente bello, ma c'è stato tantissimo lavoro che è stato fatto. Secondo me la cosa davvero bella è il tetto. Guardate il tetto com'è in ordine. Questo è un tetto tradizionale fatto con chiode sicuramente spaccate a mano. Queste sono chiode recuperate sul posto, hanno fatto un lavoro di risistemazione davvero pazzesco. Davvero complimenti per il lavoro, è un gioiellino, questo bivacco è davvero un gioiellino, uno dei bivacchi più belli e dove si, si respira poi oltretutto un'atmosfera davvero di pace. Non diamoli per scontati questi posti, questi bivacchi. Se andate a fare trekking all'estero difficilmente troverete delle strutture di questo genere. È un grande privilegio poter pernottare comodamente in posti così belli. L'offerta di 10 euro è decisamente il minimo che si può dare. Grazie davvero all'Associazione degli Amici della Montagna della Val Vigezzo per questo bivacco davvero da sogno. Adesso per chiudere questo giro ad anello devo scendere giù parecchio, siamo a quasi 1900 metri, devo scendere a Fondo Esorno intorno a 1100 metri, quindi una partenza tutta in discesa e poi si dovrà risalire. Praticamente quello che perderò dovrò riguadagnarlo per poi tornare ai laghetti di Muino e chiudere il giro tornando alla piana, quindi poi tornando con gli impianti. Eccomi arrivato a fondo Isorno, 1231 metri. Dovrei aver toccato il punto più basso, comunque se non siamo nel punto più basso poco manca, quindi da adesso in poi si risalirà la montagna. Anche qui un tratto di sentiero bellissimo, tutto in mezzo al bosco, inizialmente larici, poi abeti, faggi, qui c'è un misto di... adesso qui davanti vedo che c'è un ciliegio con anche delle piccole ciliegie selvatiche in fase di maturazione, betulle, abbiamo anche, ho visto diversi frassini e aceri, aceri ovviamente non quelli canadesi, classici aceri alpini.
Qui c'ero già stato, Alpe Cortaccio, dove c'è questo rifugio del CAI, che però è chiuso. Non so esattamente come funzioni, se ci sia da chiedere le chiavi, probabilmente sì, o se fanno delle aperture stagionali, non lo so. L'anello si chiude qui, ai laghetti del Muino, quindi da adesso in poi il percorso è a ritroso, quello che ho fatto ieri, fino agli impianti della piana di Vigezzo. E adesso vado in baita e direi che mi sono meritato un bel ragù di cinghiale. Questo è il mio ragù per recuperare le energie del trekking di questi giorni. Semplicissimo. Carota, cipolla, aglio tritati, non avevo il sedano. Poi metto il cinghiale, faccio cuocere un pochino il cinghiale, poi metto mezza bottiglia di vino, faccio evaporare il vino regolando la fiamma, soprattutto se si fa così outdoor con focolare, usando rametti, in modo da gestire la fiamma proprio come se fosse il fornello. Poi adesso metto 3 bacche di ginepro e 2 chiodi di garofano, 2 foglie di alloro, un rametto di rosmarino e io ci metto anche qualche fogliolina di timo, così, per creare un tocco più di montagna. Poco. Poi metto un po' di passata e adesso lascio andare la fiamma molto lenta.
Salute, alla prossima!